Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi, se nel nome c'è la lettera I, si può arrivare anche a 10. Naturalmente, per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera U. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto e vado ad avviare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nella riga 2 faccio una catenella, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nella riga 3 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa, entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa. Proseguo con 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e concludo con un aumento. Nella riga 4 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 10 maglie basse e termino con un aumento. Nella riga 5 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 12 maglie basse e termino con un aumento. Nella riga 6 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 14 maglie basse e termino con un aumento. Nella riga 7 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 16 maglie basse e termino con un aumento.
Nella riga 8 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 18 maglie basse e termino con un aumento. Dalla riga 9 alla riga 32 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faccio una catenella, giro il lavoro e proseguo. Ripeto questo procedimento per 24 righe. Terminato il lavoro, faccio una catenella di sicurezza, taglio e stringo. Così ho fatto la prima parte della U. Ora a specchio vado a ripetere dalla riga 9 alla riga 32. Quindi inizio facendo un cappietto, entro nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Ora nella riga 9 devo fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora dalla riga 10 alla riga 32 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Quindi ripeto questo procedimento per 23 righe. Terminata la U faccio una catenella di sicurezza, taglio e la U è pronta. Io ne ho già fatta un'altra. Ora le vado ad unire insieme con dei marcatori. E vado a fare un giro di maglie basse. Mano a mano che chiudo la U vado anche ad imbottire. Quindi faccio un cappietto. Entro all'interno del primo punto della prima lettera, esco all'interno del primo punto della seconda lettera, prendo il filo e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Proseguo entrando nel secondo punto e facendo così il giro. Mano a mano tolgo i marcatori. In questo angolo che piega all'esterno ma non è a 90 gradi vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto. Ora che l'angolo piega verso l'esterno ed è a 90 gradi faccio 3 maglie basse nello stesso punto di modo da creare il giro. Mentre nell'angolo che piega verso l'interno faccio una maglia bassa e proseguo.
Terminato il giro, faccio una maglia bassissima nel primo punto lavorato, una catenella di sicurezza, taglio, stringo e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!